Radio Gold presenta L'Intervista, programma di approfondimento giornalistico ideato e condotto dal direttore Gigliola Marinelli. Buonasera ai nostri amici di Radio Gold TV. Finalmente si ritorna a trasmettere su questa nuovo mezzo di comunicazione. Vi ringraziamo per il grande successo che abbiamo potuto constatare nella scorsa edizione, quindi si riparte motivati, con grande voglia di fare e soprattutto di raccontare storie che partono dal territorio di Fabriano, del nostro comprensorio, ma che arrivano poi nel mondo attraverso anche tanti successi di questa città della carta, che comunque si sta facendo conoscere tanto in tutto il mondo. I riflettori sono ben puntati e quindi io voglio partire in bellezza con questa nuova stagione con un grande successo che abbiamo avuto con Fabriano, che è diventata di fatto capitale della ginnastica ritmica. Quindi io do il benvenuto a Radio Gold TV a Mayla Morosin, direttore sportivo. Buonasera. Mayla, è una grande gioia avervi qua perché abbiamo atteso tanto tempo, perché è stata veramente, ci avete regalato il sogno, che poi ne parleremo di questi sogni che si avverano, e l'allenatrice, la bellissima e strepitosa Claudia Mancinelli. Buonasera a tutti. Allora, è un piacere, come dicevo, avervi qua. Mayla, abbiamo portato a Fabriano un bronzo olimpico, grazie a Sofia Raffaeli, un 8° posto di Milena Ballassarri. Quindi io vorrei da te, per partire, visto che partiamo con la bellezza, con questa nuova stagione, quanto è bello tornare a casa con una medaglia. Intanto tornare a casa è straordinario e certamente con una medaglia è qualcosa di eccezionale. Peraltro questa è la prima medaglia di un individualista nella storia della ritmica, insomma, quindi è una medaglia che ha un valore aggiunto anche per questo, perché è una medaglia che ha fatto la storia e è una medaglia che abbiamo sognato tanto, abbiamo lavorato tantissimo per poterci avvicinare a questa medaglia. Ci siamo avvalsi di tanto impegno, di tante persone che ci hanno supportato e sì, è stata una cosa veramente è una gara a parte, cioè l'Olimpiade poi è una gara totalmente diversa da tutte le altre, quindi ha una preparazione diversa, un'ansia diversa, la vivi proprio con una tensione totalmente diversa che ancora forse me la porto un po' dietro, quindi faccio quella bella tensione, sì, quella grande carica d'adrenalina che comunque rimane, penso, nel cuore, e un ricordo indelebile a vita. Assolutamente, se puoi sognarlo puoi farlo e l'abbiamo fatto. Motto, ci ha portato fortuna. Mayla, oggi più che mai possiamo dire che Fabriano è la capitale della ginnastica ritmica. Sì, Fabriano è proprio, Fabriano è la capitale mondiale della ritmica, assolutamente sì. Claudia, oltre la bellezza, perché non possiamo dire diversamente, hai fatto sognare e battere tanti cuori in tutto il mondo, perché oltre alla bravura, che diciamo essere allenatrice di Sofia Raffaeli, di Milena, parliamo poi di questo, ma comunque hai avuto un eco mediatico importante, perché oltre la bellezza di Claudia Mancinelli, oltre il talento nell'allenare, il carattere di Claudia abbiamo potuto toccarlo con mano in quel famoso frangente in cui tu hai preso in mano la situazione, e vediamo le riprese dove tu parli con la giuria e fai vedere che il carattere, il saper credere nel proprio mestiere, la forza di volontà porta a risultati eccezionali. Allora, quali emozioni porti da Parigi e vedendoti in quel momento lì, che cosa pensi di te stessa e quanto sei soddisfatta di te stessa? Ma allora, innanzitutto diciamo che la gara in sé io la ricordo veramente non per quell'episodio, ma in realtà per un anno intero di lavoro giorno dopo giorno in palestra, in cui abbiamo costruito quello che poi è stato quell'istante della medaglia, ma diciamo che sicuramente quando ci sono quei momenti cruciali in cui è importante portarsi a casa anche un centesimo, perché tu sai che in quelle situazioni, essendo una gara all around, ogni punteggio va a fare un totale che poi porta al risultato e alla medaglia, alle prime 3 posizioni. Quindi sicuramente in quei momenti tu veramente hai dentro di te
tutte le lotte fatte durante tutto l'anno, no? E quindi è molto sicuramente Sofia tutte le lotte fatte in tutta la sua vita, quindi è importante riuscire veramente a avere una lucidità tale per saper gestire magari anche una situazione in cui poteva andare bene, poteva anche non essere stato accettato il ricorso. Ovviamente il ricorso non è stato accettato perché io ero determinata, è stato accettato perché era giusto così, perché evidentemente i giudici hanno valutato che... Cosa c'è dietro quell'abbraccio con queste ragazze? Quanto sudore, quanto fatica, quanto sacrificio e quanto tu devi dare di te stessa per arrivare a questa fiducia con le tue atlete? Ma guarda, sicuramente quello che poi si vede da casa sono gli attimi di gloria o di anche disperazione quando le gare vanno male, perché sanno non sono state tutte gare andate bene. Sicuramente siamo cresciute durante l'anno, quindi questo era importante, mantenere un ritmo e cercare di aumentare sempre di più. Però ovviamente dietro quegli abbracci ci sono delle giornate in palestra in cui non viene niente, in cui siamo convinti che non può andare bene niente, in cui magari loro sono convinte che quelle cose non possono riuscire, no? Noi dal di fuori come allenatori sappiamo, vediamo il potenziale, vediamo l'impegno, vediamo il percorso. A volte l'atleta, specialmente poi magari molto giovane, no? Vuole tutto subito, e quindi questa cosa va veramente gestita, no? Per riuscire a far vedere il percorso alle atlete e riuscire a fargli credere che piano piano si costruisce un risultato. Quanto conta per l'allenatrice Claudia Mancivelli aver cominciato ad entrare in palestra a 4 anni, aver fatto questo percorso per tanti anni? Raccontaci un po' questa tua storia con la ginnastica, che nasce con la ginnastica ritmica, che poi approda alla danza, poi nella parte attoriale, quindi sei anche attrice, ma tu dici sempre a tutti, oltre la danza, diciamo attrice sì, ma la danza è la mia vita insieme alla ginnastica. Diciamo che per tanti anni, quando chi fa atleta, chi fa ginnastica o qualsiasi sport ad alto livello sa quanto sacrificio c'è dietro le quinte, no? Quindi al di là di quello che succede poi in pedana o durante una partita di qualsiasi sport. E quando inizi ginnastica, uno sport molto piccola, ti abitui a un ritmo che secondo me è un ritmo diverso, né meglio né peggio, però diverso dagli altri ragazzini, quindi sicuramente cresci in un'adolescenza diversa, fai esperienze diverse, devi tirare fuori anche una grinta, una determinazione, una caparbietà diversa e a volte anche accettare delle cose che magari avresti preferito fare altro, andare a una festa, andare a un compleanno, no? In certi momenti. Tanto sacrificio, ne parlavamo in diverse interviste, sì, anche con Sofia Raffaeli e Milena. Il sacrificio è tanto, Maila, per queste ragazze. È vero che anche è una palestra di vita, perché ti dà la capacità di organizzazione, no? Personale, una cosa che difficilmente si riesce ad avere. I ragazzi giovani hanno più fatica a fare questo, invece comunque chi fa sport ad alto livello, e comunque soprattutto la ritmica, che è uno sport anche un po' particolare perché richiede tantissimo allenamento e concede poche pause, perché effettivamente in questo la ritmica è uno sport un po' particolare, dà a questi giovani la capacità di organizzare i tempi, di razionalizzare i tempi, quindi poi magari da grandi si trovano anche molto bene in funzione proprio di questa esperienza, quindi è vero, limita ma forma sotto altri punti di vista, quindi comunque saranno dei giovani pronti per la società, per dare qualcosa alla società di domani. Claudia, oltre che ginnasta, si è arrivata anche a dei livelli molto alti a livello nazionale, no? Poi l'approdo alla danza, parliamo anche di Hollywood, un film con Rob Marshall, diverse serie televisive, fiction. È più fatica fare l'atleta o l'attore? Ma l'attore io non l'ho fatto a livelli molto alti, quindi sicuramente ogni professione e ogni attività fatta seriamente richiede tanto impegno. Nella danza anche io, se adesso tu parli di Rob Marshall, è un film che si chiama Nine, che abbiamo girato ad esempio per 6 mesi a Londra, e è stata una delle esperienze più belle della mia vita, ma anche lì io mi ricordo il primo provino, eravamo 400 ragazze.
no? Quindi comunque, cioè, tu ti trovi in delle situazioni in cui devi veramente tirare fuori quella cifra che è solo tua, e se ti vogliono per quello che sei, no? Al di là ovviamente poi della bravura, della tecnica, eccetera, eccetera, no? Però ci sono tante ragazze brave, tante ragazze belle, e poi c'è anche sicuramente la fortuna del posto giusto al momento giusto, sicuramente. E poi diciamo che da lì, sì, io ho studiato molto dalla danza. Mi sono anche appassionata alla recitazione perché c'erano degli spettacoli teatrali dove andavo a ballare e mi veniva richiesto di fare magari delle piccole parti recitando, e quindi piano piano sono entrata nei teatri, ho iniziato a vedere, a scovare come dare di più, e questo è stato molto utile. Io adesso dico che in questo momento, io quando lavoro come allenatrice, cerco di mettere dentro il mio lavoro da allenatrice tutto quello che ho imparato nei miei vari percorsi di vita, no? E a volte alla fine quando monti una routine con una musica, con movimenti nello spazio, cioè ci sono tutta una serie di caratteristiche che si trovano nel teatro, che si trovano nel cinema, no? Che tipo di espressione, di emozione dare. Quindi tutta questa politricità di esperienze le hai messe a frutto in questo momento. Per me è utilissimo, cioè io mi appoggio molto su certi tipi di conoscenze. La bellezza, mi ha colpito qualche tempo fa un articolo di Alessandro Mosè, che salutiamo, dedicato a te, dove si parlava del tuo fascino, della tua bellezza, che comunque dirompente sì, ma accompagnata da gran carattere. Per te la bellezza è stato a volte un limite o un valore aggiunto? Allora, bella domanda. Se ti devo dire, io non ho mai dato tanto peso alla bellezza, nel senso che di solito chi è bellissimo. No, nel senso che ma anche rispetto alle persone che io reputo belle mi devono dare qualcosa in più. La bellezza estetica e basta non mi Concordo. sì, non mi arriva, non mi. Però hai avuto mai paura di essere giudicata prima dalla bellezza e poi dal talento? Ma sì, ma sicuramente sarà anche successo, però questo mi dà la grinta per tirar fuori ancora di più quello che invece voglio essere. Mayla, a noi ci piace questa allenatrice. Quindi adesso non diciamo castronerie, come si suol dire. Mayla, veniamo alle cose anche concrete, reali di questa società che sta andando galoppando verso un futuro radioso. Già mentalmente io lo so che voi siete pronte per Los Angeles, sia voi che le vostre allieve. Subito finite le Olimpiadi c'è chi cominciava gli allenamenti già per Los Angeles. Parliamo di Sofia Raffaeli, giusto? Sofia Raffaeli ha fatto più o meno 10 giorni di vacanza dopo Parigi e non so neanche se l'ha fatti perché io a casa non c'ero, quindi secondo me lei si sarà anche allenata privatamente, in segreto, probabile. Però lei stessa ha detto prima di Parigi, dice andiamo a fare esperienza per Los Angeles. E quindi insomma abbiamo fatto questa esperienza, abbiamo fatto Tokyo, ci è piaciuta recentemente, ci siamo portati un bel bronzo anche da Tokyo. Un bel bronzo. Tokyo mi piace ricordarlo perché nella ritmica è difficile conoscere queste dinamiche, no? Tokyo è un po' la Champions League della ritmica, e quindi tutte le società, i club, proprio per club che hanno vinto lo scudetto nella propria nazione si vanno a scontrare in questa Supercoppa a Tokyo, e noi siamo arrivati. Comunque il bronzo ci piace, questo è il nostro periodo del bronzo probabilmente. Il bronzo è molto motivante. Il bronzo è molto motivante, sì, è un bel punto di se avessimo partenza. vinto tutti gli ori possibili, ma Los Angeles, invece partiamo con una grande, vero Claudia? Il fatto di dover conquistare quel gradino in più, o uno più gradini come ci auguriamo, motiva sia l'allenatore, sia la squadra, la società, ma soprattutto le ragazze. Ed io adesso ti guardo, no? E so che stiamo qui a Radio Gold e vedo te che sei bionda, biondissima, insomma, quindi c'ho questa ispirazione di questo Gold che secondo me Noi siamo media partner ufficiali della società ginnastica e vi ringraziamo per la fiducia che ci avete dato e vogliamo pensare che Radio Gold possa portar bene. Sì, ma poi Fabriano porta bene in genere, no? Perché noi siamo una realtà piccola in un borghetto medievale meraviglioso, insomma, ma siamo Dobbiamo tanto. però, Mayla, pensare che ormai siamo al tetto del mondo sotto alcuni aspetti, quindi
la problematica della struttura. Queste ragazze accompagnate dalle allenatrici sono andate a propaganda e ha fatto un po' eco la dichiarazione spontanea e chiara di Sofia Raffaeli, dove dice: abbiamo bisogno di una struttura dove poterci allenare, una struttura che possa avere una foresteria. Queste ragazze, parecchie vengono da fuori, hanno bisogno di ospitalità. Com'è lo stato dell'arte, Maila? Sotto questo punto di vista si apre uno spiraglio? Allora, sembrerebbe di sì. Ora, chiaramente queste sono quelle situazioni che in qualche modo hanno un lento avvio, mi auguro, no? Perché poi una volta partite spero che siano velocissime, però sì, noi abbiamo necessità di avere una struttura, ma una struttura dove potremmo anche fare tantissime cose anche per la città, perché potremmo organizzare degli stage, potremmo organizzare degli eventi, potremmo portare comunque un'affluenza, no? Potremmo creare anche in qualche modo un volano economico intorno a questa situazione, perché comunque le allieve portano assolutamente familiari, quindi la ricezione alberghiera per quello che riguarda, insomma può esserci un'esperienza, Gigliola, perché cioè, noi comunque organizziamo già da qualche anno, nonostante siamo orfani del Guerrieri e quindi con tanta fatica andiamo in Ancona o andiamo a Sarnano, andiamo da chi ci concede strutture, stiamo comunque organizzando tappe di Serie A, campionati nazionali, cioè l'insieme. Organizziamo un insieme a dicembre che prevede la partecipazione circa di 600-700 atlete, una cosa importante in 3 giorni, anche importante per la città, importante. Se ragioniamo che 600-700 atlete si muovono comunque con le familiari famiglie sono piccole, seguito, la ritmica poi è crediamo piccoli. Anche nel turismo che viene dallo sport, dalle attrezzature sportive che funzionano, dal richiamo negli eventi sportivi, perché ma non solo, un poi volano importante. È un volano che diventa iperbolico, perché tu vai a far vedere sotto tanti punti di vista una città e no, è chiaro che tu sai come me che comunque dei posti, più se ne parla più diventano conosciuti. Peraltro mi piace anche dire, perché penso che sia importante e significativo, noi abbiamo cercato di dare visibilità a questa città che amiamo da morire in tutti i modi. Abbiamo portato Sofia a girare il video del CONI dove lei sventolava la bandiera davanti alla fontana, perché la fontana ce l'abbiamo nel cuore. Dopo chiediamo alla regia se mettono l'immagine della nostra fontana con il palazzo del Podestà che ha fatto da cornice. Ecco, Fabriano, capitale della ritmica mondiale. Cosa vogliamo di più? Noi vogliamo solamente avere la possibilità di lavorare, di creare una struttura ancora più organizzata, di avere possibilità di poterci esprimere, perché poi per noi poter fare anche allenamenti a porte aperte, avere un pubblico che ci guarda per le ragazze è un'esperienza, no? È Claudia, importante. In quanto conta anche un vivaio, quindi la struttura ti porta ad avere un vivaio anche importante. E state sfornando dei nuovi talenti, perché parliamo anche da Tokyo, abbiamo visto degli ottimi risultati anche di Anna Piergentili, ma ne avete delle altre. Come funziona questo vivaio della ginnastica? Sicuramente noi adesso stiamo lavorando pensando al futuro come Los Angeles, ma anche pensando a un futuro più lontano, perché la società poi continuerà il suo lavoro e sicuramente c'è bisogno di sostenere queste ragazzine giovani che usano tanto tempo della loro giornata per stare in palestra, perché poi, come diceva Maila prima, noi nel nostro sport facciamo allenamenti che sono dalle 7-8 ore al giorno, quindi comunque richiede un impegno veramente importantissimo, no? E quindi sicuramente noi abbiamo molte ginnastine giovani che vogliono emergere e io vorrei dar loro tutte le possibilità per poterlo fare. Quanto conta l'esempio di Sofia e Milena? Le vedono in pedana con loro? Questo perché è fondamentale. Io vedo che le ragazzine, anche quelle che magari vengono da fuori e arrivano in un mese, c'è un cambiamento enorme, ma perché quando tu hai vicino delle campionesse, ma come tantissime insomma grandi ginnaste anche in altre società d'Italia, per carità, però avere vicino Sofia, avere vicino Milena ti permette veramente subito di vedere un po' quello che è il tuo sogno, no? E dire voglio fare così, voglio fare come lei e perché no, magari voglio fare anche meglio. Perché cara Maila, se puoi sognarlo, puoi farlo. Questo è stato un tuo motto che possiamo dire a Fabriano, non solo alla ginnastica. Fabriano ha portato tanta fortuna. Quindi noi ci dobbiamo augurare solo di crescere ancora di più, di arrivare ancora a maggiori risultati, che ci sia la possibilità di dare una casa alla ginnastica Fabriano degna del livello internazionale che ha raggiunto. Quindi si parte con oggi e sono felicissima di aver ricominciato proprio con voi due,
con questa speranza del bello, del successo, della grande volontà di fare. Determinazione, la perché grinta, Fabriano no? ce l'ha questa Fabriano volontà, ce i l'ha. fabrianesi ce l'hanno, la dimostrazione che siete qui oggi significa che c'è grande determinazione anche nel racconto di Claudia. Dietro al sacrificio i fabrianesi si sanno sacrificare, ma sanno anche raggiungere dei grandi risultati, quindi ci dobbiamo augurare questo, quindi questa partenza con Radio Gold TV che sia di buon auspicio. E non finisce qua, perché noi sicuramente ci ritroveremo andando avanti con altre interviste, altre occasioni, anche nello spazio di Ferruccio Cocco Match Point, che sarà dedicato tecnicamente agli atleti. Quindi faccio anche tanti in bocca al lupo a Ferruccio, che partirà venerdì con la sua trasmissione. Tanto sport a Radio Gold, perché lo sport è vita, lo sport è formazione, lo sport crea e forma i caratteri. In un mondo dove il carattere si sta dimenticando un po', credo che sia una gran cosa quella che voi fate, quindi la gratitudine di tutti noi per la società ginnastica, per il direttore sportivo, per l'allenatrice, per le atlete e per tutto l'entourage che vi accompagna. Grazie di cuore. Grazie. Quindi aspettiamo Giliola. il Gold sia con noi. Sempre e comunque. Appuntamento con l'intervista la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Arrivederci a tutti. Radio Gold ha presentato L'Intervista, programma di approfondimento giornalistico ideato e condotto dal direttore Giliola Marinelli.